E se l'anima emergesse dalle acque più profonde dell'abisso, dopo aver lottato contro la tempesta, in quale luogo finirebbe? Aspetta, chiudi gli occhi. Immagina il luogo più oscuro in cui la vita possa esistere. Adesso aprili. Questa storia inizia con un nano. Questo nano è appena uscito dall'acqua. Si aggrappa, stanco, affaticato, ai primi rami che trova davanti a sé. Riesce a malapena a tirarsi su. Capisce di essere in mezzo al fango, fra le sterpaglie. E la parola va a Rust. Penso Ragazzi, di essere adesso- morto perché provengo praticamente da un naufragio in nave devastante, dove credo che tutti siano morti in realtà, quindi cerco di capire dov'è che sono intanto. Non riesci a vedere nulla davanti a te, o meglio riesci a vedere, però riesci a vedere tutto in bianco e nero. La tua scurovisione ti offre la possibilità di riuscire a capire le forme intorno, non a distinguerle perfettamente. Sì, sei proprio in una foresta. Ciò che vedi è nebbia fitta tutta intorno a te. È come se questa nebbia ti opprimesse, come se ti stringesse il collo quasi a sentirti soffocare. Cerchi di rialzarti in piedi, ti rendi conto di non essere ferito ma di essere molto stanco. Quando finalmente la tua mano tocca qualcosa, un corpo, è quello di un marinaio morto. È uno di quelli che era, cioè riconosco essere uno di quelli che era con me in nave oppure... Riconosci essere un marinaio che era con te sulla nave e non è l'unica forma, l'unico corpo che si trova lì. Beh, a questo punto non mi resta che iniziare a urlare il nome dei miei compagni di squadra e vedere se c'è qualcuno che risponde. Amon, in lontananza senti una voce. In questo momento nella tua testa passano al vaglio delle immagini. Le immagini di una donna dalle forme sinuose, e più la tua vista si abbassa verso di lei a vedere le sue forme, più capisci di chi si tratta. Il suo corpo, in basso, è completamente a forma di ragno. La dea Lolt nella tua mente ti sorride, ti passa una mano affusolata sul mento, come a svegliarti, e senti Amon, ti svegli Di botto? di botto, ti ritrovi all'interno di questa radura. Tu riesci a vedere un po' meglio, per te la luce è un po' soffusa, è sempre in bianco e nero, non riesci a vedere bene, la tua scurovisione però ti permette di guardare più lontano, e a poca distanza da te vedi i corpi di Rust, di Atros e di Feredir. Allora, per prima cosa controllo di avere tutto addosso. Tutto Cosa com'ero. vediamo? E vedete un drow con una serie di strumenti musicali che si porta d'appresso, uno zaino e una lunga veste verde. Tutto bagnato fradicio, ovviamente. E che si alza di botto, si inoltra nella radura verso quelli che sono i suoi, diciamo, compagni di viaggio, quelli con cui ha fatto il viaggio, per cercare di... Intanto Rust sa che è vivo perché lo sente urlare, ma gli altri due vuole assicurarsi che siano vivi o morti ed eventualmente Rubarli si prende le tu. cose che Mi sembra se la- giusto.
Il problema è che non appena tenti di alzarti, subito cadi a terra. Noti che il tuo fianco è squarciato. Non solo hai il fianco squarciato, ma dietro ti rendi conto di avere uno spuntone di legno conficcato che ti impedisce di muoverti come vorresti. Stacco un pezzo dalla mia stoffa, me lo metto in bocca per... sai quando vai in ospedale che ti devono sistemare le fratture, ti mettono qualcosa in bocca, dopodiché tento con la forza di staccare sto sperone. E ti fa un male della Madonna. Sì, mi avvicino ovviamente lentamente perché sicuramente le ferite si fanno sentire e provo a scuotere Atros per svegliarlo. Atros, ti svegli. Però quello che vedi davanti a te non è Amon, sebbene sia stato lui a scuoterti per svegliarti. Vedi una figura demoniaca con dei tentacoli scendere come appendici davanti al suo volto. Di chi si tratta? Si tratta di Mengen, il mio patrono, perché il mio personaggio è un Warlock Tiefling, quindi un umanoide con corna dalla pelle rossastra, e penso che possa bastare come descrizione generica. Capisci che ti dice: svegliati, ti concedo di vivere. E trovi Amon davanti a te. Faccio un controllino veloce con percezione per vedere se sto bene, se sto male, se c'ho qualcosa. Stai perdendo molto sangue e in effetti te lo sei trascinato dietro. Infatti, grazie alla tua oscurovisione, anche tu vedi in bianco e nero, vedi le chiazze di sangue sparse sul suolo, sul terriccio. Beh, considerando che siamo fradici, siamo molto malandati, direi che dobbiamo cercare di accendere un fuoco, e quindi rivolgendomi ad Amon, accendiamo un fuoco e cerchiamo gli altri. Sì, vediamo di trovare una sistemazione, dopodiché proverò a curare le nostre ferite alla bene meglio. Vedete Rust poco distante che si sta appoggiando sul tronco di un albero. Gli diamo una mano a sollevarsi. Lo raggiungiamo. I passi di Amon inciampano. Nel terriccio è nascosta la mano di un'altra persona a voi amica, Feredir. Aia, ma sei scemo! Aia, ma sei scemo! Il nuovo film di Giulio Liegi Bastolier. Questo è proprio quello che succede. Feredir, dici che cosa vediamo. Descrivici. Vedete un malconcio elfo dei boschi che mi sa che si è trovato un po' fuori il suo elemento, visto che è naufragato insieme a tutti gli altri. Ti alzi in piedi, sei sano, sei intero, sei in salute. Vedete che la nebbia sta prendendo sempre più forma. Signori, facciamo un bel falò, asciughiamoci, mangiamo e andiamo in cerca degli altri sopravvissuti. Ok, ovviamente il mio primo pensiero è Lucinda, perché diciamo è quella, è la mia compagna di viaggio principale. Mi giro verso i due squartati e dico: manca la lucertola pure. Krastos Vero. potrebbe darci una mano con le ferite. Lo provo a percepire. Sì, vabbè, tutti quanti ci guardiamo intorno, quindi Ragazzi, comunque, Siete se scarsi. scusate, se siamo in una foresta, io ho il coso, l'esploratore naturale, con delle robe per tutto il gruppo anche, solo nella foresta però. Atros, ci sono delle tracce. Probabilmente per la tua esperienza sai che si tratta di una donna e si dirigono verso un lato della foresta. lì ci sono delle tracce. Potrebbe essere Arrivo. Lucinda. Proviamo a seguirle. Le seguite, Vamos. più vi fate strada, più vi rendete conto che le tracce non sono le uniche, ce ne sono altre due. Riesci a capire che questa persona è stata seguita e sta correndo da qualche parte nel bosco, nella foresta. Lucinda, mentre corri senti il battito del tuo cuore andare a 1000, la foresta non la conosci e tutto quello che vedi davanti a te è nebbia e buio. La tua oscurovisione ti permette di vedere in bianco e nero, ma non a distinguere talmente bene le forme da impedirti di andare contro degli alberi
o di ferirti dai rami che oltrepassi, quasi come se la foresta ti stesse impedendo di andare avanti, come se la foresta volesse che tu venissi presa. E alle tue spalle senti: vieni qui, lorida puttanella, non ho finito con te. Non dovevamo portare una donna sulla nave. Corvo tempesta, io ti chiamo. Ti prenderò, ti sgozzerò e poi userò il tuo corpo fino a che le tue ossa non mi si romperanno fra le mani e ti farò un buco per i vermi. Ci sono due opzioni: o lo faccio secco così subito, oppure però non credo di avere abbastanza forze per fargli male immediatamente, oppure provo qualcosa di inaspettato e nuovo, provo ad addormentarlo. Quindi mi fermo e o così o questo continua a corrermi dietro. Cosa vediamo? Raccontaci. Chi vediamo? Come sei fatta? Beh, io sono un mezzelfo, sono una ladra, quindi ho sicuramente degli indumenti da ladra, credo conciati abbastanza male, però visto che sono sveglia da un po' e ho delle buone competenze in medicina, nonché anche una borsa medica, spero di essermi quantomeno curata. Non hai avuto il tempo? No, proprio No. questo ha iniziato a rincorrermi. Non lo so se lo voglio addormentare allora o strozzarlo. Lui si avvicina. Eccoti qui. Vieni qui, lorida troia. Ti prende dalla dalla calottola del cappuccio, ti sbatte sul tronco. Sei agitatissima, sei spaventata, vedi questo individuo che si avvicina. Da coltellarlo. Lo accoltelli? Perché non mi va? Se ci riuscissi. Dai. Eccolo. L'hai preso? Senti il coltello trafiggerlo, rimane sorpreso, non se l'aspettava, pensava di averti immobilizzata. Ha appena le forze di stringerti al collo. E io ho le forze di scansarmi. Rimane interdetto, il coltello lo pianti ancora dentro le viscere e ti grida: lorida troia! E cade a terra, appeso morto su di te. Senti tutto il suo peso e tutto il suo fetore. E credo che cado per terra, no? Cadi per terra ed è proprio in quel momento che ti vedi rotolare qualcosa sul suolo. È una piccola scatolina che è uscita dalla tasca del marinaio. Beh, la prendo. La prendi e vedi che è chiusa da un lucchetto piccolo anch'esso. E il lucchetto è argentato, un po' arrugginito. Ma arrugginito che scassinandolo un cicinino via, facciamo. Puoi provare a scassinarlo, anzi provi a scassinarlo, ma ti rendi subito conto che non si apre. Non riesci a farlo, anzi quasi stai rischiando di rovinare i tuoi arnesi da ladra. Addirittura. Vabbè, me lo intasco intanto. Ok. È proprio in quel momento che senti delle voci avvicinarti. Cosa fai? Avvicinarsi. Cosa fai? Posso andare di percezione a vedere se capisco un po' meglio di chi parliamo. Tiri con svantaggio in percezione. Beh, 1. Uno, perfetto, non riesci a vedere niente. Anzi, sei talmente preoccupata che si possa avvicinare qualcuno che non conosci che ti nascondi dietro gli alberi. Feredir, Amon, Atros. Atros è il primo che fuoriesce insieme a Rust dal bosco, dalla boscaglia, e vedete il corpo esanime, morto, squartato dalla pancia del marinaio, che riconoscete essere uno dei marinai della figlia indesiderata, cioè la nave che vi ha condotto qui e che si è come si dice? Si è arenata, no? Come si dice? Renato. Si è No, incagliato. ragazzi, Che è con la Che testa. è colata a picco, ecco. Grido il suo nome. A squarciagola. Vabbè, mi affaccio tipo e gli urlo. Atros, sono qui. Lucinda, tutto bene? Gli racconto che il marinaio mi ha inseguita e
E che speriamo che non ci sia nessun altro sopravvissuto che voglia farci fuori da qualche parte. Vedo ovviamente che sono distrutti, cioè dilaniati, al che tiro fuori la mia borsa da guaritore e inizio a cercare di rammendare la gente. Ok, allora faremmo bene ad accendere un campo, ad accendere un falò e fare campo. Posso mettere a disposizione una fiala d'olio per fare un bel fuoco, se avete acciarino o E quello io ce del li ho. genere. Io Perfetto. faccio un tiro in medicina per capire quali sono le condizioni di tutti. Gli unici che sono in buone condizioni sono Feredir e Rust, anche se è piuttosto provato. Per il resto sono tutti veramente messi malissimo. Amon addirittura ha un buco all'altezza del fianco, e Atros non è da meno. Te ne accorgi Va bene. perché perdo acqua dal buco. Direi di usare l'abilità del guaritore e curarli. Ovviamente lo devo fare per tutti. Però- Con un'azione un personaggio può spendere un utilizzo per stabilizzare una creatura scesa a 0 punti ferita. Ok, stabilizzati. Siamo in due, quelli messi molto male. Solo due esatto. dovete essere guariti. Ok. C'ho un buco che è grande quanto il tuo toast nel fianco. Quindi fatto. posso presumere che stiate facendo un riposo breve? Beh sì. Sì, stiamo accendendo il fuoco, adesso prendiamo le nostre belle razioni, ci togliamo i vestiti e li asciughiamo. Accendete il fuoco? Sì. Vabbè che vi ho curato, ma adesso, ma scusa, ma dove cavolo siamo? Cioè, in mezzo a una foresta nel nulla, non eravamo in acqua sopra una nave. Io credo di avere un po' di amnesia. Non mi ricordo cosa sia Voi cosa, successo. voi cosa ricordate del viaggetto sulla Caronte Tourist? Io ricordo abbiamo- un enorme gigante. Che abbiamo spezzato la Gigantesco. maledizione che la Shurma aveva maledizione? tirato su di sé. Quella delle sacerdotesse del dio del tuono o della tempesta, ora non ricordo. Solo che alla fine il dio della tempesta ha comunque diviso in due la nave col suo spadone e siamo finiti in mare. Ma io non mi ricordo questa cosa. Dov'era il dio del mare, scusa? Era quel titano colossale, gargantuesco come... Ma io ho combattuto questo essere? Sì, ora che ricordo sì. Beh, effettivamente tu sei stata posseduta da una sacerdotessa. Esatto. Tu in quel momento eri da un'altra parte, forse. Quindi no. Ah, la sacerdotessa con la quale all'inizio parlavo. Esatto. Quella che ci ha condotto Esattamente. tipo nelle... Il Allora Non fantasma. ci si parlavi. spiega perché non mi ricordo qualcosa. Mentre siete lì, intorno al fuoco, Rust, no scusami, Amon è quello che ha la vista più lunga perché è un drow. Tra le fronde degli alberi vedi qualcosa. Un piede disteso a terra tra i cespugli. Ragazzi, abbiamo compagnia diversamente sveglia. Lì e indico il punto in cui vede il piede. Vedo un aspo. C'è qualcuno a terra. Ma quanto è vicino questo piede al fuoco, scusate? Qualche metro. Ah, vabbè, allora penso ci giriamo tutti. Tra le sterpaglie sul terreno emerge quello che a prima vista sembra un pezzo di legno levigato e spesso. Quando lo prendi in mano ti accorgi subito che l'osso è avvolto da carne putrescente e all'estremità penzola ancora intatto un minuto piedino marcescente. Guardando meglio il terreno sotto i tuoi piedi, vedi che esso ospita parti dei resti di una creatura piccola e umana. Poi noti alcune porzioni dei suoi abiti a brandelli colmi di sangue raggrumato. Sono abiti modesti, di piccola taglia, col pallido disegno di alcuni fiorellini. Con una prova di percezione si può capire da cosa è stato attaccato, anzi attaccata. O c'è Capisci qualche altro tiro? che è stata sbranata. Intanto vi sposto nel campo che avete... Ok. Che avete Ma che Io posso volevo fare? dire- Abbiamo nebbia pure al campo. C'è nebbia ovunque e anzi vi dirò che la nebbia vi stringe al collo e
vi stringe al petto, vi entra nel naso, è soffocante, talmente densa. Io prima avevo fatto una prova di abilità in sopravvivenza per vedere se c'erano altre tracce per terra, magari... Non Vedevamo vedi qualcosa. altre tracce, ma senti il suono degli ululati di lupi in lontananza, che probabilmente si stanno avvicinando, attirati dal vostro fuoco. Ah, e vabbè, andiamo, siamo abbastanza forti da poter spostarci. Ma andiamo vi posso verso dove? Esatto, Ma non lo so, ma che cavolo andiamo verso... potete stare a fare qua? Ma andiamo verso dove? Sono le 4 del pomeriggio. Sono le ormai 5, è passata un'ora. Sono le 5 del pomeriggio. Sono le 5 di notte. Quanto è alta Ah, questa quindi 5 del nebbia? mattino. E vabbè, tra un po' ci sarà l'alba. Ok, Se no, pensavo iniziamo a fosse incamminarci da qualche parte in cerca di Un un sentiero che villaggio, porta un a qualcosa. sentiero, qualcosa. Potresti provare a salire su un albero e vedere se la nebbia si ferma solo a una certa altezza o se siamo proprio dentro un Vi banco rendete subito conto che gigantesco. la nebbia prende tutta l'altezza della foresta, fino alla cima degli alberi. Gli alberi sono altissimi, non capite bene se si tratta di pini o conifere, perché sono tutti spezzati la maggior parte, però quelli che rimangono integri sono talmente alti che si perdono nella fitta nebbia. Feredir, percepisci un odore molto forte, pungente, che viene portato dal vento. È proprio a est, è poco lontano. È un odore di bruciato. Non riesci bene a distinguerlo, è un odore, è un puzzo di qualcosa che non ti piace, non gradisci molto. Va bene, lo dico a tutto il gruppo, gli dico ragazzi, secondo me sta succedendo qualcosa di brutto, a giudicare Puzza dall'odore il est, padano. quindi andiamo a ovest, esattamente all'alto A lato. riprova di ciò, Lucinda vede delle artigliate lasciate come solchi sui tronchi d'albero a est. Andiamo a ovest. Iniziate a incamminarvi, la nebbia non vi abbandona mai, e quando lo fa è soltanto per diradarsi leggermente, ma striscia al suolo come un velo denso che vi accompagna come un'ombra nella vita. E non è l'unica cosa che vi accompagna. Sentite i corvi intorno a voi, i loro occhi sopra di voi vi puntano, come se stessero pensando, come se stessero organizzando qualcosa fra loro. E mentre camminate, vi ritrovate in un'altra zona della foresta, nebbiosa, un po' più aperta. Gli alberi sono buttati giù, sono a terra, alcuni sono bruciati. C'è un'inquietudine nell'aria. Un secondo corpo giace quasi integro al suolo. Il viso squarciato da artigli sembra essere quello di una donna di mezz'età. Il suo addome e il suo ventre sono parzialmente aperti a mostrare le interiora di cui si è fatto banchetto. Anche i suoi abiti sono modesti. Le sue scarpe sono di corda di canapa, identiche a quelle del piedino minuto che Amon aveva visto poco prima. Ha una lunga gonna che riprende la medesima trama di fiori sbiaditi della sua bambina. Prendiamo qualcosa che possa far risalire a queste due vittime, che saranno, non so, madre e figlia, perché sicuramente da qualche parte ci sarà qualcuno che le sta cercando. E strappiamo un pezzo di questa veste a fiorellini Ok, e la portiamo con noi. ok. Seguiamo. Lucinda, hai fatto percezione, giusto? 15? Sì, sì. Ti è caduto qualcosa? La scatoletta probabilmente. Beh, immagino. La raccolgo, mi ricordo di averla e dico ai miei compagni: ho trovato questa al pervertito schifoso che ho ammazzato prima, però non riesco ad aprirla neanche con i miei arnesi da scasso. Sembra come che non voglia essere aperta. Secondo me dentro c'è qualcosa di importante. Potrebbe provare Rust a dare un colpo gigantesco. Ha qualche iscrizione questa scatoletta? Si vede qualcosa incisa? Il fondo della scatoletta ha un'incisione. Capisci il simbolo, e il simbolo è quello di una vela. Aspetta un momento, ma quel simbolo
Ehi, ciao! Se gradisci i nostri contenuti non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato, così da farci sentire il tuo sostegno. Per vedere in diretta le nostre sessioni puoi seguirci anche su Twitch. E adesso siamo in game. Ti ricordi qualcosa? Sì, sì. Sì, mi ricordo qualcosa. Il simbolo di quella Metto le vela mani sulle mie tasche. Ah, è proprio identico al simbolo che c'è inciso su una delle piccole chiavi del mazzo di chiavi arrugginito che hai rubato al capitano della nave prima di ucciderlo. metto la mano in tasca e tiro fuori il mazzo e infilo la chiave nel lucchetto. È una Mm, collaborazione. provo. Ah, è una collaborazione. È una collaborazione. Io tengo la scatolina e tu infili la chiave. Ti ricordo che sono una ladra, non è che ti do una scatolina così solo perché Ok. ci conosciamo da 2 giorni. Ok, Ok. Quindi infili la chiavetta. io Si tengo apre. infilo la scatolina. chiave. Mhm. All'interno c'è un anello. Voglio fare una prova di arcana. Ci provo Ma pure io. c'è... Ho fatto 7. Io 12. Non riesci. Ah, c'è un 12 di Amon che si avvicina, osserva l'anello. Amon lo riconosce. Mhm. Si tratta di un anello dell'invisibilità. È un oggetto magico. Spiego di cosa si tratta ai miei compagni, dico ragazzi, quello è un oggetto molto potente, quello è un oggetto che dovrebbe essere un anello dell'invisibilità. Vabbè, lo infilo ovviamente. C'è la prima cosa che faccio. Il mio tesoro! Lo metto Subito? Lo metti subito? Certo, sì. Non succede assolutamente niente. È rotto. Hai visto troppi film? Ma io sono convinta di essere invisibile, però no. Non lo sai. Sì, ti prego, sì. Sì, Io ti ovviamente prego. penso di essere invisibile, quindi provo a tirare un corno di Atros, facendo tipo finta che sia qualcun altro, ma penso che Atros mi sgamma molto Ti sgama. pesantemente. Che ti scama? Amon sa perché non succede Ehi, niente. ma che diavolo fai? Giù quelle mani. E ci resto malissimo e dico, scusa, ma non era l'anello dell'invisibilità? Sì, ma non è che se te lo metti si attiva. Tu hai visto troppo Signore degli Anelli, qua siamo in un'altra saga. Amon, tu sai perché non si attiva l'anello. È scarico. Si tratta della sintonia. E spieghi a Lucinda che finché lei non prenderà del tempo per sintonizzarsi con l'anello, questi non funzionerà mai. E forse con Lucinda non succederebbe lo stesso, perché lei non è un'incantatrice. Ma guarda che mi sono presa l'archetipo dei maghi magozzi, anch'io faccio le magie adesso. Ah sì? E allora devi solo sintonizzarti. Per entrare in sintonia con un oggetto, una creatura deve spendere un riposo breve, concentrandosi solo sull'oggetto e mantenendo il contatto fisico con esso. Quindi devo stare ferma, immobile, tenendo l'anello e volendogli bene per un'ora Per un'ora, praticamente. sì. Va bene, poi lo facciamo. Esatto. Direi di continuare Ok. ad uscire dalla foresta. Di qua, andiamo. Vi rendete conto che forse sarebbe meglio accendere almeno una torcia. Va bene, accendiamo una ogni tot, una sì, una no. Ok. Ogni tanto incrociate lungo la strada delle pozzanghere. Qualcuno di voi abbassa lo sguardo a vedere la pozza d'acqua, che si increspa al passaggio di quello davanti a voi. E nell'increspatura dell'acqua vedete il vostro viso invecchiato, le rughe del tempo su di voi. Ma poi quando l'acqua si appiattisce, il vostro viso torna normale alla vostra età. Questa non è una foresta normale. È magica. Alcuni dei tronchi d'albero spezzati che state superando man mano che vi incamminate hanno una forma strana, hanno delle protuberanze. Alcuni di questi sembrano quasi dei volti urlanti, senza occhi, scavati, senza bocca, come se la bocca fosse un tutt'uno con il legno. È come se questi tronchi avessero quasi inglobato all'interno
delle forme umanoidi. Ma sono stati inglobati o sono nati dai cadaveri che ci sono morti sotto? Non lo so, ma io in ogni caso vorrei andarmene. Anch'io vorrei andare. Io- È un dubbio che vorrei risolvere fuori dalla foresta stessa. Esatto. Esatto. Quella brutta nebbia non mi piace. Meglio di un elfo ranger delle foreste. Amon, istintivamente ti porti un po' davanti ai tuoi amici, li scosti. Qualcosa si sta avvicinando palesemente, si avvicina nella penombra, oltrepassa la coltre di nebbia e quando è abbastanza vicino si vede come in realtà si tratti di un orrendo essere col corpo di radici e ricoperto da aghi e da rami. Al suo passaggio, altri 3 tronchi d'albero si curvano con un gemito sommesso, mostrando protuberanze legnose che prendono la forma di testa, di braccia e di gambe, che vengono estirpate dalla corteccia. Se avessero potuto provare del dolore, avrebbero preferito rimanere adesi ai loro tronchi e alla terra, perché strappare quelle radici è stato come strapparsi un arto. Lucinda, una delle protuberanze è parte del tronco, il tronco che è subito accanto a te. Tirate iniziativa. Avete tirato tutti? Sì. Tocca a me? Vado. Tiriamo iniziativa con tutti i PNG. Vabbè. C'è un 20. Mamma mia. Mamma mia. Prima di tutto, Lucinda, mi devi dare la tua percezione passiva per capire se sei stata colta di sorpresa oppure no. 8. Colta di sorpresa, a questo giro sei fermo un turno. Tocca proprio a me, perfetto. Proprio a lui. Che istintivamente si avvicina a Lucinda e immediatamente va con un'artigliata. Senza pietà. Ti ho mancata. Oh. Ti ho mancato. Tocca a Feredir adesso. Ok, vai Feredir. E se mi sposto qua, ce l'ho sotto tiro quello che si è mosso prima, no? Sì. Va bene. Arco 16. Preso. Vai con i danni. 8 danni. Amon. Vedo quello che è successo e faccio la stessa cosa che ha fatto Feredir. Mi sposto di 2 caselle per avere l'arbusto sotto tiro e tiro con la balestra. Morto. Ok, e uno è andato. Tocca a me. Con uno degli arbusti maligni, così nominati, si avvicina al suo bersaglio e usa gli aghi. Vedete praticamente dal suo corpo venire fuori degli aghi appuntiti, acuminati, un po' come quelli delle conifere, e si proiettano violentemente contro Feredir. Mancato. Tocca palombella. di nuovo a me. E anche lui va di aghi. Mancato. Lucinda, Anzi, questo è talento. Io devo stare fermo. tocca a Oh, te. Master. Io Ah, devo stare ferma. scusa, hai ragione. Me l'ho scordato. Passa il turno. Arbusto maligno si muove della sua velocità, che sono 30 feet. Minchia, non è uscito un altro. Mira Feredir. E anche lui Un altro. aghi. Non ti cazzo ne Mazza, oh. 15. Ma ha mirato me pure. E ha mirato sono anche due dadi. Atros. Ma li mira da solo, Ah, ok. Quindi colpito. Colpito e mancato aspetta, perché non- Feredir. Mi era comparsa la cosa di... come si chiama? Di Hellrish Rebuke. Per ora mi è scomparsa. Vorrei utilizzarla come reazione. E sostanzialmente una volta colpito posso mirare l'attaccante, maledirlo grazie a Mengen e dopodiché dovrebbe fare un tiro salvezza su... Facciamo così. Lo miriamo. questa Quindi è un'azione Federico è di mancato. reazione. Questa è una reazione proprio, ok.
Mhm. Dovrebbe comparirmi il tiro salvezza, giusto? Sì, una volta che tiro i danni. Ok. Ok, faccio col tiro salvezza. E faccio 2. L'ho fallito, immagino. Che ti ha applicato 6 danni. Sì, mi hai fatto 6 danni come Ho reazione. fatto 6 danni, 6 danni di fuoco. Come reazione. Come reazione, sì. Bastardo. Intanto ti becchi i miei danni, Che sono? che sono 4 danni. Ok. Praticamente vedete questo arbusto maligno qui che inizia a prendere fuoco dalle gambe e i fianchi e il ventre. Tocca a lui. Anche lui lontano. L'unica cosa che può fare è avvicinarsi del doppio della sua velocità. E non concede un attacco d'opportunità ad Atros. Gli passa davanti, gli sguiscia davanti così. No, glielo concede soltanto se si allontana dalla zona minacciata, non se si avvicina alla zona minacciata. Il bellulina. Però, dopo aver fatto un'azione simile, passa il turno. Tocca ad Atros, dai. Vai Atros, vendicati. Vado di Eldritch Blast. L'hai preso con la tua magia potentissima. Lo ha fatto. Morto Perfetto. con un colpo. One shot. Allora, quando uccido un nemico, lo porto a 0 punti ferita, grazie sempre al mio patrono, recupero punti ferita temporanei. Tocca Però non li cumulo. a Rust. Spacca tutto. Faccio un passo in avanti così che fiancheggio Sì. il maledetto. Hai un vantaggio al tiro. Un attimo che... L'hai preso. 15 danni. Dai, potalo. Morto, Madonna, se Madonna, l'ha l'hai potato. potato. Eccolo là. Foto prima le gambe e poi il collo perché mi sembra troppo alto. Ok, quindi rimane senza gambe e senza collo. Tocca a quello morto, tocca a Feredir. Se mi allontano, poi posso attaccare, Sì. Sì, se ti muovi all'interno della tua velocità, sì, che sono 30 feet, mi sembra, no? Sì. Da qui c'è Ok, mi muovo qua allora, il Ok. più lontano possibile. perché ho Sei una- un'altra contea. Ma perché te ne sei andato sotto? Così perché ho paura. Tiri, vai. Ok, mancato. Tocca ad Amon. Il mio personaggio attiva i sussurri dissonanti sullo stesso arbusto che aveva provato ad attaccare Feredir. Inizio con voce abbastanza rock e bassa ad intonare una canzone dei Baustel che può Dei ascoltare Baustel. solamente. La canzone è per fare un albero ci vuole Vado col tiro salvezza. tanti ore. Ho fatto 10, 10. non l'ho passato. Salvezza l'hai Ho fallito fallito. e quindi io ti Vediamo devo fare i quanti- danni. Quanti danni sono? 3 di 6. L'arbusto maligno si avvicina a te, Amon. Aspetta, ti chiedo scusa, se lo fallisce, quindi tu hai fallito il tiro salvezza, subisce 3 di 6 danni psichici e se disponibile deve usare immediatamente la sua reazione per muoversi fin dove la sua velocità glielo consente, allontanandosi dall'incantatore. Non ti puoi avvicinare, sta. Mi allontano della mia velocità. Qua. Spaventato praticamente. L'hai spaventato. Che figata. Ok. E subito dopo si accascia a terra. Morto. Si è cagato addosso il caghetta. Tocca a lui. Che senza pietà si avvicina questa volta a Atros. E va di artiglio. E lo manca. Stavolta Affanculo. oh, perfetto. Dai che è morto. Di nuovo? Finisce per- Ma non lo puoi usare una volta Sì, perché una devo volta capire una cosa. Non lo potevi no, usare perché una mi volta per round questa reazione? Vabbè, io faccio il tiro salvezza intanto, vediamo che succede. Secondo livello. Vabbè.
Ho fatto 15, l'ho superato? Sì, l'ho superato. Sì, Prendo sì, metà però di danni. solamente la metà solamente dei danni. 7 danni. Tocca Questa è a un'altra storia. Lucinda. Chiudiamo la questione. Stacchi culo. Vabbè, l'hai preso. Morto. Il combattimento termina qua. Mentre non siamo in turno, sto attivando le luci danzanti, così i ragazzi possono anche posare le torce e avere le mani libere. Grazie. Ok. Tutte e Attorno a me. 4. Eh sì, le attivo tutte e 4 per adesso. Sentite gli ululati dei lupi. Che fate? Seguiamo. Continuiamo Continuate a camminare. la strada. Nemmeno il tempo di aver sconfitto gli aghi maligni, che sentite qualcosa che non può essere nascosta nemmeno dalla nebbia più densa, perché si tratta di un fetore immondo di morte che cala su di voi. Qualcosa di malvagio si avvicina. I loro passi sono traditi dallo spezzarsi dei ramoscelli che loro calpestano. Nella notte della nebbia vedete 4 zombie in armatura Mamma mia, foresta di merda. che gemendo si stanno avvicinando da lontano, molto lontano, verso di voi. No, andiamo via. Andiamo via, allora. Se dobbiamo andare via, andiamo via subito. Andiamo. L'ululato dei lupi si avvicina sempre di più mentre vi allontanate dagli zombie. È come se voi gli stesse andando incontro, o il contrario. Sono talmente vicini che nella nebbia all'improvviso vi raggiungono. Sono minacciosi ma non feroci. Ci penso io. Vi posso tirare una razione lontana. Vedi che cade ai piedi del lupo davanti, che la guarda Piedi. e poi torna a fissarti, allontanandosi dalla razione di cibo. E tutti gli altri Allora, lo seguono. Vi stanno lentamente circondando. voglio intimorire i lupi con un rumore fortissimo. Taumaturgia. Voglio che la mia voce sia 3 volte più forte, più rumorosa del normale per un minuto. La tua voce riecheggia all'interno della foresta. È quasi come se il tuo eco generasse delle forme nell'aria che allontana la nebbia per un attimo, ma subito dopo ritorna sopra di te, sopra di voi, a circondarvi, più pesante di prima. I lupi non fanno assolutamente niente, si fermano soltanto per un secondo e poi tornano a circondarvi. Ma c'è una via di fuga fra gli alberi. Se correte molto veloce riuscite a scappare, altrimenti li affrontate. Vi do ancora un Lambo, miro secondo il per lupo decidere. grosso. Miro il lupo Ok. grosso. Ok, tiro iniziativa con i PNG. Eccola là. Inizia il combattimento. Morso, mancato. Tiro salvezza. Vedete il lupo che si avvinghia alla spalla di Feredir. Sfera di fuoco stile Dragon Ball e gliela lancio con Vai con l'arco Critico. critico. Bella, vai, spaccalo. Allora fa urlo. Morto. Ah, ta 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 ta. E finalmente la nebbia si dirada lievemente. Gli alberi si allargano e fanno largo ad una strada. Sopra di voi è comparso uno stormo di pipistrelli e poi fra gli alberi, a parecchie centinaia di metri, attraverso la nebbia, si scorge il tremolante lume di una torcia. urlo istintivamente verso questa persona. Chi va là? Fatti vedere! Riuscite tutti a vedere questa luce tremolante nella nebbia fra gli alberi. E adesso lo capite, sta fluttuando. Non è una torcia. Se andate verso la luce, andate di nuovo verso un'altra parte della foresta. No, no, no. La strada. No, la strada. La strada, fuori Il dalla sole. foresta. Ok, Dov'è il sole? Verso il sole. è una bella domanda. Quando fai questa domanda ai tuoi compagni, ti rendi conto che in realtà Che ore sono? è l'alba e il sole non c'è. Il cielo È coperto? è coperto.
Raggiungete un'altra via. Ok. Oh, Ma aspetta, tranquillo. davanti a noi è l'ingresso della foresta da cui siamo venuti o la strada dritta davanti a noi che non abbiamo ancora percorso? La strada dritta davanti a voi che non avete ancora percorso. Allora dico ai miei compagni, faccio ragazzi, questi amici di Batman si stanno avvicinando pericolosamente a noi. Io direi, per quanto c'è possibile, muoviamoci e alla svelta. Vedete che questi pipistrelli non sono normali pipistrelli. A parte il fatto che è uno stormo molto coeso, ma quando volteggiano sopra di voi sembrano portarsi dietro una scia di nebbia. Una loro porzione di ali si dissolve e alla fine si trasformano in nebbia. È una coltre di nebbia fumosa e densa. La strada vi conduce verso una collina. Al di sotto della collina vedete enormi cancelli di ferro incastonati tra mura di pietra. 2 statue di guardiani armati che li fiancheggiano. Le loro teste giacciono al suolo. Il loro saluto è puro silenzio. E nella coltre di nebbia si profila la sagoma di un individuo. Il volto affilato e pallido come quello di un morto. Benvenuti nel mio dominio. Benvenuti a Barovia. Sono Von Zarovich, il conte Strada Von Zarovich. E auspico a ciascuno di voi una fausta permanenza. Benvenuti ai cancelli di Barovia. Fine sessione. Ah, salve. Mica siamo sopravvissuti.